Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video tutorial. Oggi in garage abbiamo la mia Suzuki V-Strom anno 2004 e oggi vi illustrerò come cambiare olio e filtro olio di questa moto. Vi ricordo che qui sotto in descrizione vi lascerò i link di tutti i ricambi che oggi andremo a usare e noi ci vediamo dopo 10 secondi scarsissimi di sigla. Ragazzi, prima di cominciare ci sono delle premesse che devo dirvi, sarò rapido e indolore. La prima premessa, che sarebbe quella più importante, è che effettuare il cambio olio e filtro olio di questa moto è un'operazione molto semplice ma allo stesso tempo molto delicata, quindi se non siete all'altezza o siete molto in difficoltà è meglio consultarvi col vostro meccanico di fiducia. La seconda è che se vi piacciono i miei contenuti e volete supportare il canale potete farlo tramite un like, un'iscrizione e un commento. È un piccolo gesto che aiuta tantissimo il canale a fare la differenza e a farlo crescere. Altrimenti ragazzi, se non lo fate, nessun rancore. Ora, finite le numerose e noiosissime premesse, vi faccio vedere che ricambi andremo a usare. E allora signori, tutto ciò che ci occorre sono 3 kg d'olio. Io in questo caso sto usando il modulo 7100 gradazione 10W40. Ho scelto quest'olio perché lo ritengo il migliore della sua categoria, sia per la tipologia di motore e sia per l'utilizzo che ne andremo a fare. In questo caso è stradale e non sportivo. Vi sconsiglio assolutamente di utilizzare olio per utilizzo vettura, semplicemente per il fatto che questi oli motori per utilizzo moto hanno degli additivi particolari per la frizione a bagno d'olio. Come ben sapete, la maggior parte delle moto hanno la frizione a bagno d'olio, invece caso contrario le vetture sono per la maggior parte tutte frizione a secco. Poi la seconda cosa che ci serve è il filtro olio, in questo caso è HF138. Vi anticipo subito che i filtri olio sia della prima serie e della terza serie sono tutti uguali. Ultimo ma non per importanza abbiamo la rondella del tappo dello scarico dell'olio. Questa operazione del cambio olio e filtro olio va effettuata ogni 5-6.000 km massimo. Un sintomo di un olio esausto oppure un olio a fine vita potremo riscontrarlo durante le cambiate, che diventano un po' più ruvide e un po' più rumorose. Ovviamente quest'ultima frase è riferita alle persone un po' più sensibili alla guida, quindi prendete quest'ultima frase con le pinze. Anche se comunque non facciamo tutto questo gran chilometraggio, è sempre opportuno cambiarlo almeno una volta l'anno. Questo perché comunque l'olio, una volta inserito, tende ad invecchiare e tende a perdere le sue proprietà. Allora, la prima cosa da fare in assoluto è quella di accendere il motore e portarla quasi a temperatura di esercizio. Facendo così scaldiamo l'olio, facilitiamo la fuoriuscita dell'olio, perché scaldandosi diventa molto più fluido e liquido. Dopo averlo scaldato dobbiamo individuare il tappo di scarico dell'olio, ma prima, in questo caso, dobbiamo togliere il carter coprimotore. Una volta smontato il carterino dobbiamo individuare il tappo dello scarico dell'olio, in questo caso si trova qui. Recipiente, svitiamo in senso antiorario, vediamo se riesco a non macchiarmi e vai, ci sono riuscito. Poi, una volta scolato, prendiamo la nostra bella chiave smontafiltri. Eccolo qua. Una volta fatto ciò dobbiamo pulire il tappo, togliamo la vecchia rondella e inseriamo la nuova. Eccolo qua. Dopodiché dobbiamo prendere il nostro filtro olio, premettendo già che di suo è già preoleato, però un po' d'olio non gli guasta proprio. Nella vita bisogna essere fortunati. Prendiamo un ditino di olio e lo passiamo qui nell'O-ring. Qui mi soffermo un attimo perché ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi lo riempie e chi non lo riempie d'olio. Io onestamente preferisco riempirlo perché almeno così al primo avviamento già l'olio sarà subito immediatamente in pressione. Avvitiamo la vite. Mi raccomando a stringere questo tappo di scarico perché a far danni non ci stiamo niente, non è necessario stringerlo a morte. Ora andiamo ad avvitare il filtro olio
Le coppie di serraggio lo trovate sul filtro, non c'è bisogno di stringere a morte. Dopodiché andiamo a caricare l'olio. Una volta finito, mettiamo il tappo. Ragazzi, ci siamo, dopo aver sudato 7 camicie è arrivato il momento di accenderla e mettere in pressione l'olio. Una cosa che faccio sempre io è quella di azzerare il trip 2 in modo tale da tenere conto del chilometraggio che fa questo olio. E noi ci rivediamo col prossimo tutorial e ci vediamo molto presto.